Sembro una barbona, la mia camera fa schifo al momento, probabilmente riuscite pure ad avere la vista del mio termosifone minuscolo di là perché l'ho già detto, è casa mia, non ci sono i termi, ci siamo accorti a ottobre che non ci sono i termi e la proprietaria di casa ci ha detto che nello sgabuzzino c'erano quei cosi che consumano un macello e oltretutto non fanno neanche tanto caldo, però altrimenti morirei di freddo perché in questo momento si congela qua a Londra. Ma proprio per questo, un po' di giorni fa avevo organizzato con Nicolò, Nelson, Cesare e Tonno di andare a Vipiteno, stare là un po' e poi andare in Germania a vedere il castello della Bella Addormentata, giusto per andare ai Caraibi, no? In un posto caldo chiaramente. Praticamente questo è quello che è successo in questi giorni. Allora noi siamo a Vipiteno oggi e dobbiamo andare a vedere il castello della Bella Addormentata, ma ci siamo svegliati in ritardo. Cioè almeno dovevamo svegliarci in tempo, ma c'è gente che si sta ancora asciugando i capelli, gente a caso. Partiremo prima, poi dobbiamo fare colazione. Ci abbiamo del tonno, delle scatolette di pomodoro e dei fagioli, quindi una colazione meravigliosa. Abbiamo le gocciole. Siamo entrati in un bar per un quarto d'ora che siamo partiti, siamo anche arrivati in Austria e siamo andati al supermercato a fare colazione senza capire che c'era questo. Dovremmo essere arrivati al castello della Bella Addormentata, in teoria. Non sappiamo come arrivare su. 40 minuti a piedi, raga. 40 minuti a piedi per andare su. Dopo andiamo sul lago ghiacciato. Noi siamo arrivati, è là carino sul retro con le impalcature perché chiaramente quando veniamo noi lo stanno restaurando, però il panorama è bellissimo, c'è un sacco di neve, io non l'avevo ancora vista la neve quest'anno quindi sono tipo super contenta. Chiaramente il mio telefono deve scaricarsi e finire la memoria nei momenti meno opportuni. In compenso nel frattempo, mentre eravamo su, mi è arrivata un'email dall'università che in teoria ho fallito una unit per colpa delle persone con cui ero in gruppo, perché è sempre colpa della gente con cui finisce a fare i lavori di gruppo. Che meraviglia! Grazie signore! La visita guidata erano 35 minuti di una tizia barbosissima che parlava con un accento stranissimo e una voce fastidiosissima che decisamente non valeva i 12 euro che abbiamo pagato. Non ho filmato molto di quando siamo andati a cena a Innsbruck perché per l'appunto mi si era scaricato il telefono, perché la batteria degli iPhone dura sempre moltissimo e chi è che va in giro con il power bank scarico? Io! In compenso appunto siamo riusciti a trovare tutti quanti qualcosa da mangiare, tutti felicissimi, c'è chi si è preso 2 cotolette, c'è stato tanto di quel cibo sul tavolo e tanto disagio dalla gente attorno a noi che guardava che filmavamo e che facevamo cose, rideva, scuoteva la testa e se ne andava. In compenso è stato divertentissimo, abbiamo ascoltato un sacco di musica bellissima e non proprio bellissima, ma è stato bello per me conoscere persone come Nelson, Tonno e Cesare che non avevo mai visto, mi sono divertita moltissimo. Alla fine siamo perfino riusciti a finire su questo lago ghiacciato che stava di fianco al castello in Germania, ci siamo saliti sopra perché siamo intelligenti e abbiamo saltato sopra, fatto un sacco di foto, era pittoreschissimo, che non so nemmeno se esista, ma sembrava quasi di stare in un set di Game of Thrones, era veramente surreale, questa vallata enorme con questo enorme lago ghiacciato e il tramonto dietro, le montagne che si aprivano, non lo so, era incredibile e penso che mi sia piaciuto molto di più del castello alla fine. Io ho un problema comunque, avete notato tutti quanti che non sono una chiacchierona, io apprezzo il silenzio e farò un video a riguardo, nel senso io quando ho freddo, quando ho fame sto zitta, mi iberno e non mi muovo perché concentro tutte le mie energie nel tenermi al caldo, quindi poi devo tipo cercare di uscire dal mio guscio e cercare di parlare, ma ho fatto diverse parti del viaggio in silenzio e a volte mi domando se la gente pensi che io sia una meba. In ogni caso mi sono divertita moltissimo ed è stato veramente bello staccare un attimo e farsi questo viaggio in montagna. Non vedevo la neve da una vita, non vedevo la Germania da un sacco di tempo ed è stato proprio bello andare in compagnia alla fine. Ho assistito a delle cose molto interessanti comunque. Ma in ogni caso questo era solo un video pausa più che altro per raccontare cosa ho fatto in questa settimana e la prossima settimana arriverà un video un po' più decente che sto pianificando e questo video chiaramente era in italiano perché le persone con cui sono andata in montagna erano italiane. Ci vediamo al prossimo video comunque e spero che vi abbia fatto piacere vedere queste cose a random di me che vado in giro a visitare i paesi come Dora l'esploratrice. Io mi sono divertita, magari siete divertiti pure voi, che ne so io. Ci vediamo al prossimo video e puia!